Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Royal Q. Oggi mi dedicherò alle vostre domande. Cercherò di rispondere a tutte quelle che sono state poste in questi giorni, cercando di essere il più chiaro possibile. Per dei piccoli dubbi, curiosità o cose ancora non chiare, in modo da superare questa fase di piccola difficoltà di comprensione di quella che è la piattaforma. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale per rimanere sempre informati, mettere un mi piace per aiutare il canale a crescere, attivare la campanella per ricevere le notifiche quando vengono pubblicati nuovi video. Inoltre in descrizione troverete anche sia il link per iscrivervi a questa fantastica piattaforma che il link Telegram del mio profilo personale per potermi contattare nel caso in cui non siete ancora iscritti e volete ulteriori informazioni riguardo alle funzionalità della piattaforma. Allora, come sempre, premiamo sull'applicazione, che è quella che io utilizzo sempre, e che con Android devo dire che tutto sommato, anche dopo gli ultimi aggiornamenti, funziona discretamente bene. È solo un pochino rallentata nelle visualizzazioni dei contenuti, lo possiamo vedere, però a parte questo io non ho altri problemi, nel senso che tutto comunque viene visualizzato senza troppe difficoltà. Allora, una delle domande che mi è stata posta è, andando sui tasti rapidi in alto, il secondo partendo da sinistra, Revenue, ecco qua, mi hanno chiesto come faccio a ritirare questa somma che vedo visualizzata qui. Allora, come detto anche in altri miei video, questo totale si riferisce a tutto ciò che è stato il profitto ottenuto attraverso il trading. Noi sappiamo che il trading viene operato dal bot direttamente nel nostro exchange, quindi lui non fa altro che acquistare e vendere, ma direttamente nel nostro exchange, e questo è il motivo per il quale noi l'abbiamo collegato con le chiavi API. Quindi concettualmente questa cifra non la ritroviamo sulla piattaforma Royal Q, ma ce la ritroviamo direttamente nell'exchange, quindi nel nostro wallet USDT. Se qui dice che noi abbiamo guadagnato 105 dollari, vuol dire che ci ritroveremo 105 dollari nel nostro portafoglio. Quindi non dobbiamo fare alcun trasferimento. Il trasferimento invece possiamo farlo andando in basso sulle 5 diciture, andiamo su Mind, ecco qua, il trasferimento possiamo farlo di questa, nella voce Asset. Da che cosa derivano questi USDT? Questi sono praticamente i rewards, quindi quello che noi guadagniamo attraverso la nostra rete referral. Quindi per chi fa passaparola si ritroverà questo portafoglio in aumento giorno per giorno. Da quali derivano però? Questi derivano dagli abbonamenti che vengono attivati dai nostri referral diretti o indiretti, poi questo dipende dal nostro rango. Noi iniziamo come V1 e sappiamo che abbiamo fino al rango V6. All'aumentare del rango chiaramente aumentano anche alcuni bonus e alcune percentuali. Quindi noi lo otteniamo praticamente da tutti questi rewards che io ho spiegato in un altro mio video che vi invito ad andare a vedere. Una volta accumulati qui nell'asset, noi possiamo entrare nella pagina dedicata e come vedete possiamo tranquillamente attraverso il tasto Withdraw, che è questo, ritirarli attraverso il circuito TRC20, importante da tenere in considerazione,
e inviarli direttamente, per esempio, nel nostro exchange, quindi nel nostro portafoglio USDT di Binance. Questo per quanto riguarda il discorso degli asset. Altra cosa che mi viene chiesta è: dove vado io a vedere chi è il mio sponsor? Come faccio a sapere chi è il mio sponsor e se lo devo contattare cosa devo fare? Allora, come vedete qui sempre su Mine in alto abbiamo il nostro nickname che io consiglio di mettere, vi faccio vedere dove, il nostro rango e poi una freccina sulla destra. Se noi la premiamo si apre questa pagina. Allora, la prima cosa da fare, e che consiglio a tutti, è quello di mettere qui un nickname, in modo tale che il vostro sponsor sarà in grado di individuarvi per quanto riguarda tutto il discorso delle fee, dei rewards. È un riferimento che può essere utile per vedere se il vostro bot sta lavorando o non sta lavorando, per quello sponsor che chiaramente si preoccupa anche di questo aspetto. Io per esempio sono una persona che va a controllare le fuel fee, di conseguenza io riesco a vedere chi dei miei membri sta facendo o meno profitto. Se qualcuno vedo che non compare mai nella lista, vuol dire che non sta facendo profitto, mi creo il problema di contattarlo e di chiedergli come mai, che è successo, ma hai un numero di monete insufficienti, hai un problema di settaggio e cerco di aiutarlo. Ma io questo posso farlo solamente se voi mettete un nickname che io posso usare come riferimento, che mi può collegare a voi. Se invece lasciate il codice di default della piattaforma, che è un codice alfanumerico, io chiaramente non so chi siete e quindi siete solamente lettere e numeri per me. Ok? Quindi anche questo è importante. Poi, altra cosa è sicuramente quello di vedere chi è il vostro sponsor. Nel mio caso è questo. Chiaramente ognuno di voi avrà un nome diverso, perché lo sponsor sarà differente. Se volete contattarlo è molto semplice, è sufficiente premere sullo sponsor e vedete si apre una chat. Qui potete scrivere quello che volete, inviarlo e il vostro sponsor riceverà il vostro messaggio. In questo modo potete entrare in contatto diretto attraverso la piattaforma col vostro sponsor. Anche questo è un aspetto importante da considerare. Andiamo a vedere un'altra cosa, ossia noi sappiamo che in automatico la piattaforma paga le nostre fee quando noi produciamo un profitto. Le paga automaticamente, ma per pagarle necessariamente deve avere disponibili sul wallet della piattaforma un certo numero di USDT. In questo caso io ne ho e ne tengo sempre almeno una trentina, adesso ne ho 48,24. Però mi è stato detto, come faccio però? Io ogni giorno devo andare a vedere se devo inserire altri USDT, per esempio per coloro che non fanno rete e che quindi necessariamente dovranno trasferirli dall'exchange verso questa piattaforma per ricaricarla, è chiaro. Chi invece fa rete il problema non si pone perché comunque si ricarica attraverso i rewards. Sì, esiste un sistema di notifica che ci avverte quando il valore diventa troppo basso e possiamo preimpostarlo noi. Come? In alto, come vedete c'è questa rotellina, se noi la premiamo, vedete si apre questa pagina dove potete mettere il limite minimo di USDT presenti nel portafoglio. Quando questo limite verrà raggiunto, noi riceveremo una notifica di avvertimento. Chiaramente questo è un valore che può essere anche modificato, possiamo mettere 20, possiamo mettere 25, quello che noi vogliamo. Io ho messo 10 per comodità perché comunque per adesso a me va bene. Poi chiaramente premiamo conferma e usciamo. E quella è una notifica importante perché il bot deve sempre trovare USDT nell'asset, quindi nel portafoglio, altrimenti non può pagare le fee quando noi produciamo un profitto. Quindi quello è un aspetto molto importante. Torniamo indietro.
Un'altra domanda, come faccio io quando magari faccio un trasferimento in esterna che possa essere withdraw oppure il pulsante transfer, perché magari io sto trasferendo del denaro a un mio amico che non ne ha in prestito e che poi mi darà in un secondo momento per aiutarlo per esempio a pagare un abbonamento o per altri motivi. Per esempio nel mio caso io ogni tanto faccio delle promozioni con dei bonus e quindi poi io trasferisco del denaro alle persone che si iscrivono e si abbonano col mio link referral. Dove vado a vedere queste info? Molto semplice. Vedete in basso c'è scritto news vicino a mine, premiamo, eccolo qua, e andiamo sulla seconda voce, cioè questa, System Information. Se noi premiamo su questa, vedete ci sono i trasferimenti, tutti quelli che sono stati fatti. Io ne ho diversi, c'è scritto anche chiaramente, quando siamo noi per esempio a trasferire, c'è scritto anche quanto, per esempio ci sono trasferimenti che ho fatto sia interni che invece esterni e quindi attraverso il tasto withdraw, però qui trovate tutte le informazioni che vi servono. Anche questa parte ha la sua importanza. E visto che ci siamo andiamo a vedere anche order message. Questo che cos'è? Praticamente ogni qualvolta che si apre o si chiude un'operazione, comunque di vendita o di acquisto, qui le ritroviamo tutte quante. Come potete vedere, sono tutte in lista, adesso sono tutti acquisti, vuol dire che il mercato sta scendendo e quindi di conseguenza i bot sta comprando tutte le posizioni che io ho previsto nella mia strategia, insomma, nel mio settaggio. Chiaramente andando avanti, come vedete, poi troviamo anche la dicitura sell, vuol dire che era venduto, buy vuol dire che ha acquistato. Torniamo alla home. Altra domanda, dove cerco e dove trovo io il mio link referral? Questo è molto semplice, ce l'abbiamo proprio nei tasti rapidi. Eccolo qua. È sufficiente premere e si apre questo. Abbiamo sia il QR code che il codice, come vedete, parziale, che quello intero, che possiamo utilizzare quindi se vogliamo fare promozione. Altra domanda è come faccio io a vedere quanto ho disponibile ancora nel portafoglio Binance, per esempio? Io faccio riferimento a quello perché è quello che utilizzo io. Devo ogni volta aprire Binance e andare a vedere, non posso farlo da qui? Sì, puoi farlo anche da qui. In basso, vicino a Home, abbiamo l'altra dicitura Quantitative, premiamo, si apre praticamente la pagina dove sempre in alto troviamo tutte le nostre monete, mentre in basso troviamo questa informazione. Ecco, quello è praticamente quello che noi abbiamo sul portafoglio Binance, nel mio caso disponibile. Quindi in questo caso 1570 dollari. A fianco poi abbiamo quella freccia che è circolare che serve per aggiornare quell'indicazione. In alcuni casi è necessario premerla, vedete me l'ha aggiornato, era 1500 rotti e 1334 perché alcune operazioni l'ha fatte praticamente poco tempo fa. Altra cosa che mi è stata chiesta, andiamo dentro una moneta, prendiamo questa a caso, è a che cosa corrispondono questi due valori? Perfetto. Allora, uno corrisponde, e mi riferisco a questo,
alla cifra di riferimento nella quale praticamente il bot si attiva per fare un acquisto, mentre quest'altro valore il bot si attiva per fare una vendita. Perché dico si attiva? Perché quando raggiungiamo queste cifre, e la cosa dipende da quale settaggio abbiamo fatto noi, può darsi anche che questo acquisto o questa vendita vengono ritardati. E da che cosa dipende questo? Dal settaggio che noi abbiamo fatto all'inizio, ossia, adesso lo andiamo a vedere nello specifico, ma comunque si riferisce a questo e a questo valore, il che vuol dire che ha un margine dello 0,2 o dello 0,3% a secondo se parliamo di acquisto o di vendita. E questo poi lo spiegherò nel dettaglio in un video che sto per realizzare, dove spiego proprio come funziona il discorso dell'acquisto e della vendita e di questi margini in percentuale che noi mettiamo. Ultima domanda, altrimenti poi il video diventa troppo lungo, è come faccio a vedere io le transazioni che ha fatto una determinata coin ed eventualmente andare a vedere quanto ho pagato di fee? Anche questo è molto semplice. In alto vedete all'interno della pagina, una volta che abbiamo fatto premuto su un'accoppiata, ci troviamo Transaction Record. Se noi premiamo questo, ci dice di quella moneta gli acquisti e le vendite, vedete? E per ognuno ci sono poi tutte le informazioni. Eccole qua. Ma se noi vogliamo vedere quanto abbiamo pagato di fee, in riferimento chiaramente alla piattaforma Royal Q, non dobbiamo andare a vedere negli acquisti perché noi paghiamo le fee solamente in fase di vendita e quindi di profitto. Per cui, come vedete, qui c'è un sell, eccolo qua, dove dice praticamente che abbiamo fatto l'1,38% con questa vendita, 0,19 USDT di profitto. Se noi premiamo, come vedete in basso possiamo vedere le fee che abbiamo pagato e poi tutte le altre informazioni che possiamo vedere e che possono essere utili, diciamo, per i più scrupolosi. Va bene, anche per questa domanda abbiamo, spero, risolto tutto. Per questo video è tutto. Vi rimando al prossimo video. Grazie.